Bentornati a tutti in questo nuovo video. Come vedete stiamo smontando i vetri dalle vecchie portiere, ok? Nello specifico abbiamo rimosso la maschera di ferro che c'era qui, che serviva a distribuire in maniera omogenea la forza di questi bulloni qua sul plexiglass, di modo che non fosse un solo punto a fare forza qua, ma fosse una buona fascia, ci fosse una buona porzione di forza, una buona porzione di ferro su cui far forza con la vite. Quindi rimosso il frame, adesso stavamo tirando via un po' di silicone, ok, perché sono dentro, oltre che avvitati, sono anche siliconati, per essere sicuri che siano perfettamente ermetici, quella lì soprattutto. E come avrete intuito, nella giornata di oggi inizieremo ad affrontare il discorso delle portiere, perché avendo pronto diciamo lo scheletro del cruscotto possiamo iniziare a guardare le porte. Quindi avendo adesso praticamente questa altezza e questa profondità qua, possiamo diciamo iniziare a diciamo appoggiare qualcosa sulla portiera e iniziare a lavorarle più nello specifico. Come potete vedere i soldatini mancano, li stiamo tagliando, mentre almeno andiamo avanti con tutto, tanto ecco poca roba, e così facendo appoggeremo su una portiera e inizieremo a delimitare questa altezza disegnandola sulla portiera originale, e costruiremo i portavetri e li appoggeremo su, quindi ci faremo già un'idea delle altezze e tutto il resto, perché poi di conseguenza andranno anche in parallelo queste chiusure qui, di qui e anche di qui, vanno un po' in conseguenza tutto. Senza il cruscotto non potevamo farlo perché questa altezza qui non era definita. Quindi smontiamo i vetri, appoggiamo su una portiera, magari vediamo di fare il frame del vetro e ci vediamo tra un attimino, dai. Allora, abbiamo rimosso i vetri, li abbiamo anche opportunamente puliti, come potete vedere adesso sono ritornati trasparenti. Buono. Allora, fatto questo, abbiamo ripristinato tutta la zona e parallelamente preparato tutti i soldatini del cruscotto. Vi abbiamo risparmiato la parte in cui li tagliamo e li smerigliamo, perché tanto siamo più che navigati al riguardo. Ora andiamo a installare tutti i soldatini, li puntiamo tutti, poi facciamo questi due qua, così muoviamo il 90 gradi dalla taglierina una volta sola, nel caso dovesse essere qualche piccolo intoppo. Puntiamo tutto e continuiamo così. Allora cari amici, come potete vedere è tutto puntato. Poi facciamo una ripresa magari dove si vede un po' meglio, che adesso abbiamo in mezzo la saldatrice. Un buon lavoro anche qua, abbastanza soddisfatti. Allora adesso, avendo saldato la piastra di lì, finiamo di saldare questa qui di qua, così archiviamo questo discorso e nel mentre affronteremo un attimo una prima pulizia delle portiere e quant'altro. Quindi un attimino, finiamo di saldare tutto e via. Allora carissimi, allora questo qua fondamentalmente è il cruscotto. Adesso abbiamo fatto un po' di pulizia, fatto e puntato tutto quanto come abbiamo già visto. Ok, allora abbiamo installato una portiera originale eccetera, eravamo in giro, ci abbiamo perso un'oretta di tempo e tra le varie opzioni abbiamo deciso di utilizzare la portiera, la cerniera originale della macchina come supporto. Questa volta, a differenza delle altre portiere che abbiamo fatto, non utilizzeremo probabilmente, anzi al 99,9%, le cerniere originali della portiera, ma ne ricaveremo delle nuove da un pezzo di ferro tipo questo pieno, che lavoreremo in modo che vada a lavorare sia sopra che anche qui sotto sulla cerniera, per limitare questo effetto. Quindi faremo un perno che da sopra
scende fin sotto, di modo da rendere migliore il lavoro che fa su questa cerniera. Abbiamo deciso di fare così perché faremo, ovviamente non è questo qua è un esempio che c'era in giro, va preso un ferro apposta, lo faremo lungo da cima fino a fondo, ok, fino a qui, stessa cosa ovviamente qui sotto, ci darà la base per partire con la portiera, perché la portiera verrà tutta pulita internamente e fondamentalmente, per darvi un'idea, faremo lo stesso lavoro che abbiamo fatto qua. Costruiremo la gabbia interna con le sue tolleranze, chiusure e quant'altro, e poi gli applicheremo sopra lo skin esterno della portiera. È come quel lavoro qua, uguale. Sotto il lavoro spesso, sopra la carrozzeria. Così dovremmo riuscire a fare quello che non siamo riusciti a fare, perché quelle portiere là sono la seconda versione. Per 2 volte abbiamo usato la portiera. In realtà vogliamo fare uno step successivo, quindi struttura sotto veramente spessa che serve per la macchina e poi lo skin esterno per gli ingombri, che fondamentalmente è il nostro vero limite. Quindi adesso partiamo con il fare i portavetri, che abbiamo là il ferro abbandonato da un mese o forse anche più. Facciamo quello, ci organizziamo per il ferro e magari metto giù qualche pezzo di video in cui facciamo questa lavorazione, e poi ci vediamo quando abbiamo qua qualcosina appoggiato. Facciamo 2 considerazioni insieme, dai. Allora, cari amici, come avete visto dalla clip precedente, abbiamo fatto i portavetri nuovi. Tutta questa scena qui l'abbiamo tagliata, tanto abbiamo preso semplicemente un ferro L, di cui qua c'è ancora un pezzo, ok, così. Abbiamo rilevato come al solito gli angoli, quindi questi eccetera. Abbiamo tagliato i ferri, li abbiamo smussati, saldati e appoggiato dentro i vetri. L'abbiamo saltata perché è poco interessante, alla fine è il solito tagli e cuci, diciamo, però anche questi sono fatti. Ok, poi abbiamo inoltre preparato questi, quindi avete intuito che sono passati giorni. Queste qui saranno le cerniere della macchina, perché poco fa vi abbiamo parlato di un profilo, ok, su cui muovere e usare la cerniera originale. Ci abbiamo speso un attimino di tempo e abbiamo deciso di fare 2 cerniere nuove sullo stesso asse di quelle vecchie, perché secondo noi non è pratico usare quelle lì, nel senso si riesce lo stesso a fare il lavoro, ma viene più lungo e secondo noi non viene come diventa troppo macchinoso, e in più comunque anche se abbiamo rinforzati non lo so se tiene il peso, quindi per scrupolo o comunque per essere più sicuri, visto che non vogliamo tornare indietro di fare i soliti 3 lavori tutte le volte, abbiamo fatto questi. Quindi dal montante della portiera partirà della macchina, scusate, e della portiera partirà un 5x5. Questi qua andranno incapsulati dentro, quindi verrà fatto un foro grosso qui di questo diametro, qua farà l'appoggio, e uno più piccolo dalla parte sotto dove farà un secondo appoggio qua, così diventerà veramente solida la cosa, vedete? Si appoggerà in questo modo, incapsulata dentro un tot, adesso probabilmente zona qua all'incirca, ovviamente montata al contrario, e sono stati fatti maschio e femmina per agevolare il montaggio e lo smontaggio della portiera. Quindi supponiamo che questa sia montata sulla macchina e questo sulla portiera, basterà avvicinarsi, appoggiarsi qui tenendo conto di cosa peserà poi una portiera, e andando a incastrarsi dentro
quindi facendo appoggio e non potendosi muovere più, ci darà una bella mano durante le fasi di montaggio e smontaggio della porta. In più allenta anche la tensione al perno che prenderà tutte le cerniere, perché comunque è guidato qua, quindi è dentro in pochissimi decimi, è stata data una giusta tolleranza perché non grippasse dentro. Quindi adesso partiremo facendo le cerniere. Facciamo quella del passeggero insieme, quella del guidatore vediamo poi, e vediamo di trovare un sistema per montare tutto in modo semplice e soprattutto molto robusto. Quindi a tra poco. Ecco, vedete, su per giù dovrebbe venire un lavoro del genere. Questa qua ovviamente andrà alzata un pelo, qui va lasciato un giusto gap che permetta a questa di alzarsi e uscire, quindi lasceremo un centimetro, su per giù, un mezzo centimetro, adesso vediamo. Stessa cosa qui sotto, andrà tenuta su un pochino per permettere, qui ci va quella originale, andrà tenuta su un tot, un po' di spazio nell'intramezzo, adesso vediamo se riesco. Ecco, più o meno un lavoretto del genere dovrebbe venire fuori, un centimetro più, centimetro meno, sullo stesso asse delle originali, così sia la portiera esterna che quella interna gireranno sullo stesso asse, e vi assicuro che aiuta tantissimo, perché se queste le saldassimo qui, questa portiera interna avrebbe un centro di rotazione diverso da questo e verrebbe fuori un disastro, non ne verremmo più fuori. Quindi abbiamo preferito, visto che c'è questa possibilità, che sono belle in linea eccetera, di utilizzare questo sistema. Quindi faremo un tronchetto da qui che arriva fino a qui, lo inclineremo il giusto e poi faremo quello che da qui andrà verso la macchina, che è così o così. Adesso ci ragioniamo su un pochino e salderemo tutto quanto, magari a punti come al solito, come tutto il resto della macchina. Questi punti qua sono abbastanza critici, che se sbagliamo poi dobbiamo aspettare a rifare questi un'altra volta, e infatti li abbiamo anche solo per questa portiera per il momento. E niente, quindi ferro alla mano e vediamo di costruire questi supporti. Bene, sì, ce l'abbiamo più o meno fatta. Allora, le due spalline sono suppuntate, qui il perno praticamente passa fino in fondo, adesso vi faccio vedere più o meno com'è. Ok, c'è dentro un foro molto preciso, quello più magro, diciamo stretto, lì sotto. Ok, questi qua devono ancora essere saldati, però stiamo facendo gli opportuni aggiustaggi. Questo rimane qua, perfetto. Quindi l'aspetto è circa questo, comunque utilizzando ancora anche quelle originali. Adesso abbiamo presentato qui la portiera, che dobbiamo vedere di farla lavorare, vedere se c'è qualcosa che tocca o non tocca, verificare gli ingombri delle spalline piuttosto che di tutto il resto, però sta venendo fuori un buon lavoro di certo. Comunque è meglio di prima, quindi qua poi si arriverà con la portiera, se si fa fatica, se si appoggia in qualche modo, e una volta che è dentro dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Quindi adesso vediamo di montare su anche la portiera e ci vediamo quando appoggiata su. E come per magia è montata. Adesso questa qui scorre sulle sue cerniere originali, ok, come vedete si apre, si chiude, si apre, si chiude. E tutto questo abbiamo aumentato anche molto l'apertura perché non c'è più il fermo, ma ci interessa poco. Abbiamo fatto piccole migliorie, in quanto secondo me c'era su del ferro che non serviva su questa porta, e tanto a noi interessa solo questa lamiera qui, questa qua non ce ne frega niente. Quindi buono, si riesce a fare proprio come volevamo. Adesso questa porta qui non ci serve più per il momento,
Partiremo da qua con i 5x5 della portiera interna, che sarà praticamente completamente disaccoppiata da questa qui. Avranno lo stesso centro di rotazione, avendo tenuto in linea i perni. Poi ovviamente metteremo un perno che prenderà tutte e due le portiere, quindi tutti e due i blocchi di cerniere, questo, quello che c'è di sotto e questi due. E così potremo fare tutte le lavorazioni senza aver su questa qui, ma mantenendo comunque sia la funzionalità originale, eccetera eccetera. Quindi adesso la smontiamo, la mettiamo via e proviamo a presentare qui il primo pezzo di struttura della portiera interna, sempre se facciamo in tempo. Allora, cari amici, qua grandi opere in corso. Allora, abbiamo rimesso il perno che prende tutte le cerniere e è dentro molto preciso. Allora, come vedete qua adesso abbiamo anche una porta a darci fastidio. Dai, bravo te. E allora abbiamo puntato tutto quanto, abbiamo messo vari spessori per fare le nostre misure che meno ci danno un'idea, e questo qua l'abbiamo appoggiato qua per farci un'idea di queste distanze, e c'è qualcosina da rivedere perché dobbiamo pensavamo di andare fino avanti, in realtà ci fermeremo con questa qui, faremo probabilmente un'altra gamba come quella del cruscotto che andrà a chiudere ad anello tutta questa situazione qui nella teoria. Il perno abbiamo detto che è a posto, qui è tutto puntato, le boccole sono puntate e qua poi bisogna iniziare a fare sì, prima questa, così chiudendo tutto in modo che tenga insieme, e appoggiare il portavetro, tirare le piantane e poi montare questa piantana che c'è qua dietro, che è tipo là in fondo da qualche parte. E tutto questo richiederà parecchio tempo, però guardiamo il lato positivo, l'altra porta la faremo in meno tempo perché avremo l'esperienza di questa. Allora io con questa inquadratura qui vi saluto da questa puntata, che dovrebbe essere la numero 20 se non sbaglio. Facciamo uno stop per il periodo di Natale, delle feste eccetera, anche perché non riusciremo comunque a fare un cavolo. Noi ci rivedremo l'anno prossimo, quindi ricominceremo, non so se magari con la stagione 3 o continuiamo con l'episodio 21, adesso non lo so ancora di preciso. Quindi vi auguriamo buon Natale, buone feste, buon anno a tutti quanti, vi ringraziamo per il vostro continuo supporto che ci date tutte le volte e niente, vi saluto, ciao a tutti!